Allora, iniziamo intanto a leggere un attimo l'esercizio e ci dice che il coefficiente di attrito statico fra cattedra e pavimento è di 0,4. Spingendo la cattedra orizzontalmente con una forza inferiore a 34 N non si muove, mentre se la forza supera i 120 N si muove. Qual è la massa della cattedra? Ecco, quindi diciamo che non è sicuramente un problema scontato. Andando a leggerlo in prima battuta dobbiamo un attimo ragionarci. Quindi il risultato di questo esercizio è 31 kg. Vogliamo capire quindi la massa di questa cattedra. Allora, per risolvere il problema possiamo usare la formula della forza di attrito statico massima, e quindi questa da cosa è data? La scriviamo: F attrito uguale mu di S, che è il coefficiente di attrito statico, per la forza normale. Quindi questa qui è la forza d'attrito statico, quindi magari lo scrivo meglio: forza attrito statico. Mu S è il coefficiente di attrito statico, quindi lo andiamo a recuperare dai dati, questo qui. E poi la forza normale è quella forza che in questo caso è pari al peso della cattedra, cioè massa per gravità, dove m appunto è la massa della cattedra e g sarà l'accelerazione di gravità. Quindi questa forza qui possiamo già esprimerla diversamente come m per g, e dunque la nostra incognita sarà proprio questa qua. Poi, dato che la cattedra si muove quando la forza supera i 120 N, possiamo dire che questa è la forza di attrito statico massima, e quindi possiamo dire che questa cosa qui sarà uguale a 120 N, che è l'altro dato che ci viene dato nell'esercizio. Quindi a questo punto, arrivati qui, possiamo dire di avere tutti i dati a nostra disposizione, e quindi sappiamo che il coefficiente d'attrito statico è 0,4, la forza di gravità è 9,81, e da qui possiamo ricavare quindi un'equazione: 120 uguale a 0,4 per m per 9,81. E se voglio trovare m devo fare una formula inversa, ottenendo quindi m uguale a 120 fratto 0,4 per 9,81. Quindi adesso non ci resta che vedere quanto esce. Se andiamo a fare questi conti su calcolatrice ci uscirà 30,58, che noi possiamo tranquillamente dunque approssimare a 31, che dunque è il risultato del nostro esercizio. E ovviamente se si parla di massa stiamo parlando di 31 kg. E infatti l'esercizio è uscito. Tutti i passaggi sono sintetizzati proprio qua.